Oggi comincerò ad applicare gli strati isolanti, quindi la lana di roccia e la barriera al vapore, e sopra l'ultimo strato di listoni. Non ho tutti i materiali, devo ancora portare qualche cosa, quindi ho un po' di viaggi da fare a piedi, però diciamo che il grosso c'è. Quindi comincio a terminare tutti i materiali che ho e poi penserò a tutto il resto.
Ho corso come un forsennato per completare la tettoia, proprio per evitare danni alla struttura, perché è tutta fatta in abete bianco, quindi materiali molto economici e anche soggetti a deformazioni in caso di piogge di acqua. Purtroppo ho sottovalutato un problema, cioè la tettoia si drena posteriormente, anzi lateralmente, però quando l'acqua cade sul pendio gli schizzi sbattono contro la barriera posteriore e conseguentemente le perline fini che ho messo qui, quelle da 1 centimetro, si sono imbarcate. Che ci posso fare? Non è un grandissimo problema, nel senso che è più un discorso estetico che funzionale. Questa è la parete posteriore, quindi non si vedrà. Però devo assolutamente tamponare questa situazione in 2 modi. Dando subito l'impregnante su tutta la struttura, in modo da proteggerla comunque da schizzi d'acqua, e poi ordinare delle lamiere come quelle che ho messo sopra la tettoia e rivestire questa parete con queste lamiere. Tanto la parete posteriore non si vede ed è meglio proteggerla, perché questo problema qua degli schizzi durante le forti piogge non si potrà risolvere. La posizione è perfetta, però c'è sempre qualche piccolo imprevisto, considerando che per l'appunto è un pendio ripido e quindi bisogna sempre incassarci in qualche posto dove si riesce a recuperare una piazzola pianeggiante. Non so se riuscite a vedere, ma qua c'è una pancia qua e qua che devo dire rispetto a 2 giorni fa sembra anche migliorata, sembra un pochino rientrata, quindi insomma come dicevo non è un problema enorme, ma è un problema da risolvere sicuramente subito.
Finita questa pausa caffè, andrò a fare un altro lavoro assolutamente prioritario, sempre alla sauna, l'installazione delle grondaie, sempre per evitare che gli schizzi d'acqua vadano a rovinare le perline molto fini che ho installato esternamente. Ho dei seri problemi con le mie famiglie di api, rischio di arrivare all'autunno, all'inizio dell'inverno, senza nemmeno più una famiglia, perché 2 famiglie sono state decimate dalla varroa e dai calabroni, e me ne è rimasta soltanto una forte che adesso è costantemente attaccata dai calabroni. È la prima volta che mi capita una roba del genere, c'è questo continuo via vai di calabroni dalla mattina presto che si piazzano lì di fronte e prendono le api e le portano via, le uccidono. E devono essere oltretutto più famiglie di calabroni, perché mi è capitato di vedere anche dei calabroni che si scontrano tra di loro. Non so più cosa fare, pensavo che la causa fosse il nido qui nella baita, ma evidentemente non è così. Ce ne sono altri di nidi, non so dove, e quindi adesso ho applicato il classico metodo della bottiglia con dentro acqua, aceto e miele, sperando di captarne qualcuno in modo da ridurre il danno, perché altre soluzioni onestamente non saprei quali applicare. Una delle possibili cause di questa presenza di calabroni potrebbe essere proprio questa: la vite piena zeppa d'uva americana, la frutta attira i calabroni.
Sono finalmente arrivate le lamiere che mi serviranno per proteggere la parete posteriore, che è quella che soffre di più gli schizzi d'acqua dal pendio. Una volta fatto questo lavoro dovrei aver risolto il problema. Comunque applicherò un pezzo di telo di pacciamatura qui su questo piccolo pendio laterale, perché qualche schizzo arriva anche su questa parete. Niente di grave, però insomma, man mano che evolvo nella costruzione cerco di migliorare il più possibile.
Ho finalmente terminato di rivestire le pareti della sauna e isolate con la lana di roccia, la carta illuminata e adesso non mi resta altro che il pavimento, poi posso passare ai dettagli, la porta, la finestra, dopodiché posso proprio procedere con l'installazione di tutto il resto. Devo ancora creare ovviamente le due prese d'aria, una bassa e una alta, la predisposizione per la canna a fumare, saranno lavori che saranno abbastanza rognosi. E il pavimento avevo dei dubbi perché è difficile trovare un metodo che viene utilizzato per tutte le saune. Diciamo che ci sono diverse tipologie di pavimento che si possono pensare per la sauna. C'è anche chi piastrella il pavimento e quindi alla fine io ho pensato alla soluzione più semplice, proseguire come ho fatto fino adesso e quindi usare sempre i listoni, non mettendo ovviamente la lana di roccia, metto sempre la barriera illuminata sul fondo, un rialzo con dei listelli e sopra pavimentazione in listelli in perline di abete. E adesso valuterò se eventualmente creare anche due piccoli drenaggi sotto, anche se li ritengo abbastanza superflui. Vediamo un attimo, intanto procedo e valuto. Bene, anche il pavimento è completato, adesso comincia più o meno a sembrare davvero una sauna, anche il rimbombo che c'è all'interno ricorda proprio quello di una sauna. Non è un lavoro precisissimo, come ho sempre detto, ci sono per esempio alcuni gap un po' eccessivi, pezzi di listoni che sono rotti in alcuni punti,
Insomma, piccoli dettagli che comunque si potrebbero sistemare applicando magari degli angolari per occultare tutte queste grossolanerie, oppure semplicemente si può lasciare così, che per quanto mi riguarda va più che bene. Adesso posso iniziare a muovermi lavorando sulla porta.
Ho completato anche l'installazione della porta, installazione ovviamente provvisoria perché adesso ci saranno da regolare tutti i vari gap. Le porte sono sempre molto molto complicate e non amo particolarmente installare le porte e crearle. Niente, per questo lavoro tra porta e le 2 prese d'aria sicuramente ci andrà via una giornata intera di lavoro. Finito questo, poi potrei già pensare all'installazione delle panche all'interno, devo ordinare i legni giusti, non userò l'abete per le panche perché l'abete, rilasciando molta resina, potrebbe appiccicarsi quando si è seduti sdraiati sulle panche, quindi sulle panche dovrò spendere un po' di più per del legno di altro tipo. Dopodiché il lavoro più rognoso, installazione della stufa con le pareti coibentate e tutta la canna fumaria.